Storytime, Evoluzione Radio. Ciao a tutti e ciao a tutti amici e amiche di Storytime, da Marco Ferraro Speaker. No, ero in pensiero perché, voglio dire, non vi è mai capitato di conoscere in vita vostra, cambio anche la base, aspetta, di avere un contatto diretto con un reporter, ma non un reporter qualunque, cioè a parte il reporter, giornalista, no, questa è un'altra cosa, reporter di viaggi, nel senso che oggi da noi nei nostri studi abbiamo Andrea Cacciatori, reporter di viaggi. Beh, intanto scusa Andrea, benvenuto a Storytime, tanto Grazie. per cominciare, ok, e che ci racconterà la sua storia, nel senso che vogliamo capire, e adesso domanda diretta, come si diventa, Andrea, reporter di viaggi, vai. Allora, tutto è cominciato dalla mia naturale passione e propensione. C'era una volta una naturale passione e propensione di Andrea Cacciatori. A quella che era il mondo, a quello che è il mondo della fotografia e del video. Ok. E negli anni questa cosa si è sviluppata, diciamo, maggiormente in quelli che sono i trekking che io ho fatto in montagna, quindi in Dolomiti fin da quando ero bambino, Ok. fino ad arrivare a, diciamo, i tempi più recenti, dove quando ho acquistato il mio primo drone nel 2018 Ok. e ho iniziato, diciamo, a spingere e diventare bravo in questa professione, chiamiamola così, certo, che è certo. un'applicazione della videografia e fotografia però nel mondo aereo. Ok. Poi io mi occupo, diciamo, di foto e video a 360. Sì. Cos'è successo? Che sono stato comunque notato da persone che ho conosciuto durante i miei viaggi. I tuoi viaggi, certo. Uno dei primi che ho fatto, diciamo, epici che ricordo è stato nel 2017 in Nepal, dove ho fatto l'Annapurna Circuit Trek. Ok. Sono stati 160 km per 12 giorni di trekking. Cosa E- sarà mai? Ok, certo, complimenti. È stato fantastico. Lì ho avuto il contatto con una persona con cui poi, diciamo, al momento non lo sapevo, ma ho realizzato qualche anno dopo. Diciamo, abbiamo ripreso i contatti perché lui ha visto che io mi stavo occupando di questa mia iniziale passione, che poi è diventata una professione, nel raccontare quelli che erano i miei viaggi personali, le mie escursioni, le mie uscite, i miei viaggi di ogni tipo, Sì. tramite, diciamo, video con il drone. E quindi mi è stato chiesto: Andrea, ti va di sponsorizzare quelli che sono i miei viaggi che organizzo con la mia agenzia? Così nel 2019 ho fatto un primo viaggio con lui, dove ho realizzato un video in Pakistan, Sì. un viaggio di 15 giorni, dove siamo andati praticamente è stato un viaggio itinerante, dove una delle tappe fondamentali era arrivare al campo base del Nanga Parbat. E poi al campo base effettivamente non ci siamo poi arrivati perché c'era la neve troppo alta. Certo. Però comunque io ero la persona che era dedicata a fare le riprese e a quello che, diciamo, è stato il viaggio, le persone, raccontare che cosa succedeva. Sì. E poi ho creato un video che è servito a loro per sponsorizzare questa cosa. Ok. Ma quello più epico in assoluto è accaduto l'anno scorso, dove sono arrivato al campo base del K2, sempre con lui, sempre con la stessa agenzia, e in collaborazione con un'altra, diciamo, azienda che ci ha fornito delle bottiglie che abbiamo utilizzato durante il nostro trek, perché l'acqua non era mai potabile. Certo. Usavamo queste bottiglie filtranti che sono state poi lo sponsor anche del video. Sì. E quindi sostanzialmente ho raccontato, ho già fatto uscire un teaser, un video breve di questa esperienza, e adesso sta uscendo a breve anche un breve documentario da 15 minuti che racconterà questa esperienza. Dove si può vedere il tuo materiale, Andrea? Allora, si può vedere assolutamente sul mio canale YouTube, che ha un'etichetta, un handle che è Andrea Cacciatori Creator. Ok. Però diciamo che il mio punto di ingresso fondamentale nel mondo social è la mia pagina Instagram, dove Sì. comunque ho lasciato tutti i miei contatti. La mia pagina Instagram è un nome un po' lungo che ho deciso qualche anno fa e poi non ho più cambiato, è Sì. Drone X Travel X Earth, come terra in Sì, inglese. perfetto. Ecco. Adesso a che quota di droni sei arrivato? Quanti droni ho nella mia Sì. flotta? Ne ho 3 attualmente. Ok. Perché che cosa è successo? Che io ho sempre utilizzato droni stabilizzati, con i quali, diciamo, sento di avere una grande esperienza, e solo di recente mi sono avvicinato anche al mondo dei droni FPV, che danno una possibilità di creare prospettive cinematiche uniche che con un drone stabilizzato non puoi avere. Sì. La differenza fondamentale è che il drone stabilizzato ha sempre l'orizzonte orizzontale.
Quindi diciamo sono i video classici che potresti fare anche da terra mantenendo il drone orizzontale, Certo. mentre l'FPV è un drone che si pilota con un visore e quello che diciamo vedi tu nel visore è quello che sta registrando il drone in Una quel sorta di momento. pilotaggio virtuale, si può dire questo? È un pilotaggio virtuale Ok. dove a te sembra di essere in un mondo virtuale, però devi sempre tenere presente che tu stai pilotando Certo. un drone e se sbagli un comando Sì. lo schianti. La cosa bella Non è sei tu che ti fai male, è il drone che se ne va, ok? è il chiaro, drone che certo, se ne va, certo, esatto. Certo, ok. E è come se essere su un ottovolante praticamente, cioè il drone che proprio Chiaro. è molto, È molto, interessante. molto immersivo ed è divertente non solo realizzare il video poi, è divertente anche il pilotaggio, cioè viversi questa esperienza. Tu ti metti in un angolo, ti metti il tuo visore e dici ok, adesso salgo su quella cresta di quella montagna, sali e ti fai il tuo viaggio. È un trip nel video È e un sia trip. anche all'interno di se stessi, che poi penso che trasudi anche dalle immagini che le persone vedranno. insomma. Guarda, se c'è una cosa che a me piace nel mio piccolo è sempre quello di esaltare il bello. Cioè, Certo, certo. io diciamo quando veicolo una mia esperienza lo faccio attraverso il video, video a terra, video con drone, mescolo tutto insieme, faccio dei montaggi e cerco di raccontare delle storie, perché secondo me non è tanto che cosa racconti, assolutamente è importante, ma è più come lo racconti che fa la differenza. Certamente. Perché è come tu trasmetti, perché magari ci sono cose che a primo acchito potrebbero non sembrare così interessanti, così appetibili, ma se tu le racconti nel modo giusto, queste diventano interessanti, attrattive per le persone che ti ascoltano. Se dovessi raccontarle ad altri, oltre chiaramente alle aziende che ti hanno contattato fino ad oggi, eccetera, che aziende dovrebbero essere? Allora, dovrebbero essere agenzie di viaggio, nel mio caso, però io non mi occupo solo, cioè quello diciamo che è il mio focus fondamentale. Certo. Però poi a me... Nel senso che il tuo bagaglio precedente è legato a questo genere di dinamica. Assolutamente. Poi sempre nel mio curriculum io lavoro nel mondo del wedding, quindi dei matrimoni, e nel mondo dei video corporate aziendali. Quindi le successive aziende diciamo più appetibili potrebbero spaziare in queste categorie. Sì. Diciamo che la mia scelta preferita, quella su cui io punterei di più, sarebbero quelle che riguardano, che ne so, c'è un viaggio di 20 giorni là da raccontare da 0 a 100 e attraverso un video magari Un da caricare. diario di bordo visivo di tutto quello che è la Assolutamente. partenza fino al traguardo. Assolutamente, Ok. assolutamente. È fantastico, nel senso siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, anche se verrebbe spontaneo continuare a viaggiare, come è poi lo stimolo di un reporter come sei tu. Siamo arrivati però alla fine appunto della nostra conversazione. È già finita. Attento, non è finita del tutto, perché di solito faccio sempre un po' questo iter di concedere un messaggio, cioè vuoi lasciare un messaggio a chi ci ascolta o ci guarda prima di salutarci? Perché no? Allora ragazzi, se pensate di essere interessati a uno dei servizi che offro, come persona che racconta storie, racconta viaggi, documenta, ok? Mi potrei definire anche documentarista. Certo. Potete contattarmi su Instagram al mio indirizzo dronextravelxert, lì troverete tutti i miei contatti e sarò ben contento di trovare un accordo con voi per viaggiare insieme. Per viaggiare insieme. Viaggiare insieme sarebbe, ecco, viaggiare insieme e veicolare quello che è poi il viaggio attraverso il video. Assolutamente. Fantastico, Andrea, è stato un piacere parlare con te. Assolutamente. Buon anche per viaggio me. ancora. Grazie. E alla prossima. Grazie. Quindi salutando Andrea Cacciatori, reporter di viaggi, vi ricordo anche di seguire pure noi nelle nostre pagine social, perché anche noi facciamo dei viaggi un po' diversi dai suoi, ma comunque tanto per portare nelle vostre case questo tipo di esperienze straordinarie e dimostrare quanto la passione possa portare anche geograficamente lontano. Da Marco Ferraro Speaker è tutto, un grande abbraccio e vi rimando al prossimo Storytime incontro. Ciao ciao! Storytime, Evoluzione Radio.